sicuramente rappresentano le versioni più enfatizzate dell'utilitaria del popolo degli anni 70. Siamo nel 72 e Fiat presenta al Salone di Torino la nuova superutilitaria. Nel frattempo l'azienda romana si avvia verso quel processo di industrializzazione. Io oggi ho potuto guidare due esemplari di Giannini 126, una GP 590 e una GPA 800, che questa è in prova. La Giannini dedicò alla 126 tre stadi di elaborazione, come si direbbe oggi, 3 stage diversi, che però all'epoca, chiaramente non potendosi concentrare sulla centralina come accade oggi, si agiva principalmente sulla cilindrata, quindi sull'incremento di cilindrata per favorire un incremento di coppia e per variare la curva di coppia nel caso di queste versioni principalmente ai bassi regimi, quindi essendo motori stradali la differenza principale tra le 3 versioni la si avverte nel comportamento che hanno nell'erogare già i bassi regimi. L'800 chiaramente è una coppia notevole già dai bassi regimi. L'esemplare che vedete in prova si basa su una prima serie, siamo nel 73 e la Giannini realizza su base appunto della 126 prima serie con motore 590 la prima versione Giannini. Siamo in un periodo complesso, difficile per il settore automobilistico, perché la crisi energetica e poi lo shock petrolifero ridefinirono il mercato e lo stesso utilizzo delle vetture non solo sportive ma anche normali. E di lì infatti la Giannini, dopo aver presentato le 126, presentò un esemplare particolare di 500 con un motore 350 che non ebbe poi grande seguito. Però in quel caso la Giannini si dimostrò lungimirante e puntuale nell'offrire una versione sì elaborata ma che rispettasse le esigenze di quel periodo. Quindi rimaneva nel suo focus appunto offrire una vettura elaborata, una utilitaria sportiva per i giovani come recitavano le pubblicità dell'epoca. L'Angioletta da una parte e la Diavoletta dall'altra. La differenza principale, come dicevo, tra queste due versioni, che potremmo considerare come la versione più docile e la versione più sprint, sta nella coppia che scatenano ai bassi. Salendo sulla 590 si percepisce da subito che ci si trova su una 126 elaborata, innanzitutto per il sibilio del motore che è diverso da quello originale, quindi da tutti quei rumori che provengono dal vanomotore, oltre che dai dettagli quali il volante e gli altri accessori che contraddistinguono la Giannini 126. Quindi le prime Giannini 126 venivano realizzate sulla base della prima serie e fin quando poi non uscì la Personal. Diciamo che siamo in un periodo, quello dei primi anni 70, in cui le competizioni automobilistiche rappresentavano per la Giannini, se non la primaria attività, un'attività su cui basavano pur sempre la loro identità e per cui riservavano non poche attenzioni. E potremmo dire che l'elaborazione di Giannini adoperata sulle 126 di Fiat fu forte dell'esperienza di Mamma 500 e di Zia 128 su pista e in salita. Diciamo che una GP poteva offrire all'epoca già buone prestazioni, infatti potremmo dire che la clientela della Giannini, se non appassionati di guida sportiva, piloti esperti, erano i giovani e quindi innanzitutto erano delle vetture con una meccanica diversa, con una meccanica più elaborata e poi erano nel complesso anche delle vetture distintive. Essendo una super utilitaria, inoltre la 126 in quel periodo non aveva grosse rivali. Potremmo considerare con la GPA la Cooper 1000, ancora prima della Cooper 1003, e poi altre automobili quali l'Honda Z600,
ma in termini di prestazioni, in quanto l'Honda Z600 era comunque una vettura normale, ecco, non era una versione sportiva del modello giapponese. Quindi già con la GP e i suoi 24 cavalli si poteva equiparare, se non superare, le prestazioni che poi avrebbe dato dopo il 76 il motore 650. Chiaramente nello sviluppare la massima potenza della GP si avverte che si tratta di un motore elaborato e che ha più piglio un motore 650 originale. Ritornando alla GPA, che adesso sto guidando, per la GPA, che potremmo appunto considerare come la versione più estrema delle Giannini 126, oltre alla GPA c'era una versione ancora più estrema, che era la GPA 800 Imola. Oltre questa, che già montava un assetto sportivo di serie, mentre per la GP e la GPS era un'opzione, se ricordo bene solo per la GP, la Imola aveva anche il roll bar, lo scarico da competizione specifico e altre particolarità tecniche nella componentistica, quindi di tipo speciale. Insomma, una vettura pensata appositamente per la pista. La GPA che sto guidando usciva con i sedili non a fusina che state vedendo adesso, in quanto era un'opzione, infatti il proprietario li ha montati perché non ha saputo resistere. Il bello di una vettura come la 126 è che ti trasmette sempre simpatia nel guidarla, per le sue dimensioni contenute, più che altro per il passo corto, perché nonostante appunto il passo corto, nella sua categoria la 126 è una vettura abbastanza compatta, potremmo dire. E con la Giannini le 126 hanno raggiunto non solo un grado di simpatia, ma anche di grinta. Il divertimento di guida della GPA non ha limiti, una vettura comunicativa grazie al suo assetto, un motore sempre pronto ai bassi da subito sensazioni bellissime. Su strada non si scompone molto rispetto alla 126 originale. Nella guida sportiva chiaramente bisogna stare attenti quando ci si trova in quel regime particolarmente basso tra i 2000 e anche meno e i 3500 giri, perché lì diciamo che si ha una curva di coppia più costante al di là del picco di coppia massimo che si raggiunge. Una piccola utilitaria molto sportiva per l'epoca e fino ai 3000 giri che la vettura ha un comportamento, potremmo dire, più nervoso, un pochettino più brusco. Dipende anche dallo stile di guida, ma tutto sommato la 126 GPA è una vettura molto semplice da guidare e non ha un suo particolare temperamento che implica un determinato tipo di guida, di adattamento, ecco, del gas, dello sterzo. Semplicemente bisogna tener conto che ci si trova pur sempre su una 126, considerando che lo schema della 126 ricalca quello della mamma 500. Sulla GPA poteva adesso raggiungere una velocità di 140 orari contro i 95 orari circa della 500 originale e della 126 590 con i suoi 105 km/h.